Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video dove parleremo di allenatori di Serie A esonerati all'estero e andremo un attimo nel dettaglio per quanto riguarda le panchine sia di alcune squadre non italiane ma top club europei e sia per le panchine che saranno bollenti secondo me alla riapertura del mercato di giugno. Andiamo per gradi, parleremo di Antonio Conte in primis perché volevo esprimere la mia per quanto riguarda soprattutto il lato umano, perché per me Conte è un uomo piccolo, piccolo, piccolo. Per come ti comporti, per le dichiarazioni che fai post partita, ogni volta che ti esonerano o ti esonerano o vai via da una società, è sempre colpa degli altri e non è mai colpa sua. Volevo analizzare un attimo questo con voi e condividere questa mia idea. Fatemi sapere ovviamente la vostra nei commenti ragazzi e cosa ne pensate e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e mettete un like a questo video. Allora, parliamo di Antonio Conte, via dal Tottenham ovviamente, ci sta l'esonero. Se andiamo a recuperare un mio video dei pronostici di chi passava ai quarti di finale di Champions League, io dissi testuali parole: se Conte non riesce a passare il turno con il Milan, va sopra nel post partita e si esonera da solo. Non è stato così, ci è voluto un po' di tempo in più, però che Conte andasse via dal Tottenham lo si sapeva dopo il flop in Champions e in campionato poi non è che se la passi così bene, anche se è tra le prime 4 in classifica. Però il punto da analizzare secondo me è il come ti comporti quando vieni esonerato o quando vai via da una società. Conte fa sempre la stessa cosa, è colpa dei calciatori, è colpa della dirigenza, è colpa del mercato che non gli è stato fatto, non gli sono stati dati i calciatori che ha richiesto. Da questo punto di vista secondo me è un allenatore scarso, ma scarso di brutto, perché il mio modesto parere, ovviamente non sono né un CT, non sono né un allenatore, esprimo solo la mia opinione, però se un allenatore va in una società e chiede 7-8 calciatori perché deve esprimere il suo gioco senza riuscire a valorizzare prima quelli che ha in rosa, secondo me non è un ottimo allenatore. È un allenatore che se gli dai ciò che vuole qualche risultato te lo porta a casa, però alla lunga Conte ha dimostrato che non gli riesce sempre. Gli è andata bene alla Juve, l'Inter sicuramente, però flop al Chelsea, flop al Tottenham. E poi dopo, secondo me dopo questo esonero ha fatto terra bruciata intorno a sé per quanto riguarda appunto le dichiarazioni post partita, cioè post partita, post esonero, scagliandosi contro la società, scagliandosi contro i calciatori. Non ti puoi nascondere dietro queste cose perché poi il gioco e i risultati parlano da soli. E dal punto di vista del mercato, tutti quanti lo danno che torna in Italia, forse all'Inter, forse alla Juve, non si sa. C'è la Roma di Mourinho che balla, c'è la panchina del Real Madrid, perché ho letto e sentito che Ancelotti dovrebbe firmare per il Brasile prendendosi la panchina della Seleção l'anno prossimo, quindi Madrid panchina vacante. Non credo però che Conte venga preso dal Real Madrid per il motivo delle sue dichiarazioni e per il motivo umano, diciamo, del soggetto in questione. Madrid sarebbe la piazza nella quale Conte potrebbe chiedere qualsiasi calciatore venendo anche accontentato. Però dal punto di vista poi umano e dell'uomo, Madrid non è una società che accetta persone che poi si scagliano contro la dirigenza, contro i calciatori. È uno spogliatoio dove ci sono tanti campioni e non può girare tutto intorno all'allenatore, quindi ci serve, a Madrid serve un coach che riesca ad amalgamare tutti questi aspetti. Ancelotti ci è riuscito, Zidane ci è riuscito,
Ci sono tanti allenatori che ci riescono, secondo me Conte non è uno di quelli. Però, ripeto, il mio pallino principale è che tu come uomo e come professionista poi non ti puoi presentare alle conferenze stampa e dire è colpa dei calciatori, la società non mi ha dato questo, la società addirittura non è abituata a vincere. Se il Tottenham ti ha preso è perché voleva raggiungere degli obiettivi di alta classifica, arrivare al limite oltre i quarti di finale di Champions se fosse stato possibile. Non hai ripagato secondo me le aspettative della società e va bene, però vieni esonerato, te ne mandano, te ne vai da solo. Lasciarsi sempre col sorriso e senza far polemiche, secondo me, è molto meglio di come si comporta il nostro Antonio Conte. Poi per quanto riguarda le panchine, io sono più per un ritorno in Italia, secondo me, di Antonio Conte, però non so quale sia la panchina perché balla la Roma. Non lo so se Conte sia un allenatore da Roma per quanto riguarda la piazza, per quanto riguarda i calciatori che adesso sono in rosa. Si dovrebbe cambiare qualcosa. Non credo che si possa fare un mercato stratosferico sia dal punto di vista della Roma, l'Inter lo stesso, la Juve. Bisogna prima vedere cosa succede per l'inchiesta Prisma, i punti di penalizzazione e quant'altro. Quindi è ancora tutto incerto. La cosa principale però che mi fa pensare è proprio quella panchina di Madrid, perché Ancelotti molto probabilmente andrà ad allenare la Seleção, sarà l'allenatore del Brasile e mi fa anche piacere per Carletto, anche se lasciamo andare via allenatori italiani con una nazionale che è avversa comunque in queste condizioni. Non è molto intelligente da parte nostra, però lo accettiamo. E per quanto riguarda proprio Antonio Conte e la nazionale, volevo dire l'ultima cosa. Secondo me Conte è un allenatore da nazionale. Per come imposta le partite, per come è nella partita secca. Non ha bisogno, secondo me, come altri allenatori, di tanto tempo per poter inculcare un sistema di gioco. Possiamo fare degli esempi. Sarri non sarebbe un allenatore da nazionale perché a Sarri ci vogliono 2-3 mesi di lavoro continuo per poter incamerare gli schemi e per poter cominciare a giocare il calcio che lui vuole fare. Quindi con gli appuntamenti della nazionale ogni 3 mesi, 3 giorni e poi devi giocare, secondo me non sarebbe un allenatore adatto per la nazionale italiana, così come non lo sarebbero allenatori che sono simili a Sarri per una sorta di gioco e per un metodo usato che ha bisogno di molto più tempo. Quindi Conte da questo punto di vista secondo me sarebbe l'uomo perfetto per la nazionale. Non voglio con questo non voglio dire che dobbiamo mandare via Mancini, perché la colpa non è tutta di Mancini, ci sono tanti aspetti da analizzare nella nazionale italiana che abbiamo analizzato in un video. Ho fatto la live con un amico Giuliano che saluto e abbiamo analizzato diversi punti, le date, quando si gioca con la nazionale. Bisognerebbe cambiare qualcosa a livello di sistema, però se prendiamo la nazionale con le partite secche, Conte sarebbe veramente un grande acquisto perché riesce in pochissimo tempo a tirar fuori la grinta da tutti i calciatori che ha sotto, e poi in quel caso sarebbe lui a scegliere. Quindi hai comunque quel range di calciatori che potrebbero farti comodo per il tuo gioco, te li scegli tu. L'unica cosa che mi fa pensare che sia impossibile, al di là dell'esonero o meno di Mancini continuerà sicuramente, però dal punto di vista economico devi accontentare un Conte in nazionale che secondo me non accetta proposte tipo al paio di milioni, ti do questo, ti do quello. Conte ha sempre firmato contratti faraonici a livello di milioni, quindi dal punto di vista economico molto difficile che avvenga. Detto questo, ribadisco il fatto, non
non mi piace come uomo. Lasciamo da parte, addirittura per me va in secondo piano ciò che esprimi sul campo, i risultati che hai fatto e quant'altro, perché se sei un uomo del genere perdi tutta la mia stima. Detto questo, ragazzi, questo era più o meno per quanto riguarda gli allenatori e le panchine che stanno ballando, ma ne vedremo ancora delle belle da qui all'inizio del mercato estivo. Speriamo di ritrovare a giugno, c'è la Nations League, di ritrovare una nazionale molto più pimpante, fiducia a Mancini ovviamente, e teniamo la Final Four di Nations League, importantissimo appuntamento per quanto riguarda la nostra nazionale, e poi vedremo cosa succederà sulle panchine tra Real Madrid, Italia, Brasile con Ancelotti. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi, iscrivetevi al canale. Se questo video vi è piaciuto mettete un like al video e ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!